Alcune zone del nostro pianeta rappresentano un rompicapo per gli scienziati, in quanto al loro interno avvengono fatti inspiegabili come la sparizione di aerei e navi con i loro relativi equipaggi, ma anche anomalie magnetiche, apparizioni di luci misteriose, l'avvistamento di creature che sfuggono alla nostra razionalità e tutta una serie di fenomeni singolari. Il luogo più famoso dove si registrano da secoli stranezze di ogni tipo è il Triangolo delle Bermuda. Abbiamo già dedicato una puntata all'argomento. L'altro triangolo meno famoso ma probabilmente più importante dal punto di vista delle sparizioni di velivoli e persone è il Triangolo dell'Alaska. I suoi vertici si trovano nelle città di Juneau, Anchorage e Burrow. Stiamo parlando di un luogo dove dagli anni '80 si sono registrate oltre 16.000 sparizioni di persone senza che sia mai stata trovata nessuna traccia. Tutte queste persone sono sparite nel nulla insieme a svariati aerei. Si tratta di una cifra altissima. Com'è possibile che non si siano mai trovate tracce? In molti di questi casi i piloti degli aerei prima di sparire nel nulla non lanciarono nessun SOS. Uno dei casi più clamorosi si riferisce alla sparizione di un DC-4 della Canadian Pacific, con a bordo l'equipaggio di origine canadese e con 28 militari statunitensi, partito da Vancouver e diretto alla base dell'Air Force di Anchorage. Alle 12:17 il pilota comunicò alla torre di controllo di Anchorage, dove il velivolo avrebbe dovuto fare rifornimento, che si trovavano nella zona di Cape Spencer in Alaska. Dopo quella comunicazione l'aereo sparì dai radar. L'aeronautica degli Stati Uniti mobilitò tutti i mezzi a disposizione per effettuare le ricerche, con l'intervento del governo canadese. Dopo circa 3 mesi di intense ricerche con l'utilizzo di 30 aerei del DC-4 non si trovò nessuna traccia. Anche volendo considerare l'ipotesi di un guasto al motore, non si spiegherebbe la sparizione del velivolo, in quanto il DC-4 è un quadrimotore. E come mai non si sono trovate tracce di nessun tipo? In anni più recenti è accaduto che escursionisti sparissero all'interno del Triangolo dell'Alaska. Nel 2012 si persero le tracce del corridore Michael LeMaitre, che stava partecipando alla competizione denominata Seward Mount Marathon, che si svolgeva sul monte Seward a circa 3.000 metri di altezza. Molte persone lo videro guadagnare la cima e dopodiché se ne persero le tracce. Facciamo un passo indietro. Nel 1972 a sparire nel nulla fu un Cessna 310C, con a bordo il leader della maggioranza democratica alla Camera Thomas Hale Boggs insieme a Don Jones e a un suo assistente Russell Brown. Il volo partito da Anchorage doveva raggiungere Juneau. Alle 9:09 Jones chiamò la torre di controllo comunicando il piano di volo e la presenza di 4 passeggeri, di avere carburante a sufficienza per coprire le 6 ore di volo e di possedere l'equipaggiamento di salvataggio e un localizzatore d'emergenza. Dopo le 13 fu allertata la Elmendorf Air Force della sparizione del Cessna e partirono le ricerche. Va detto che il Cessna era stato ritirato da Jones lo stesso giorno dopo aver effettuato il tagliando di sicurezza con esito positivo. Il velivolo era in perfetto stato. Considerata la carica politica che il Boggs ricopriva, ci fu uno spiegamento di forze alla ricerca del Cessna che coinvolse aerei militari e privati, elicotteri, mezzi della Guardia Costiera e molti volontari via terra, coprendo un'area di 50.000 km². Fu impiegato anche un SR-71 Blackbird che fotografò vaste zone che furono analizzate centimetro per centimetro. Furono fatte varie ipotesi sulla sparizione, compresa l'esplosione di un ordigno a bordo dell'aereo per eliminare il politico. Ma in questo caso si sarebbero dovuti avvistare dei detriti dell'aereo e invece nulla. Moltissime persone, come già detto, sono sparite all'interno della zona del triangolo senza lasciare tracce e l'elenco è lunghissimo. Sembra incredibile, ma in alcuni casi di atterraggio all'aeroporto di Anchorage gli orologi dei passeggeri segnavano l'ora esatta, mentre per chiunque all'interno dell'aeroporto gli orologi erano avanti di diversi minuti o addirittura ore. Come può essere possibile una cosa del genere?
È evidente che durante il sorvolo del triangolo dell'Alaska si sia verificata in quelle occasioni una dilatazione temporale che ha coinvolto l'aereo e i suoi passeggeri e non tutto il resto del pianeta. Spesso questo tipo di fenomeni è associato ai rapimenti di esseri umani da parte di alieni, dove si registrano dei missing time, cioè dei buchi nei ricordi delle vittime che includono diverse ore. Quali possono essere le cause di tutte queste incredibili sparizioni delle anomalie registrate? Nell'ottobre del 2013 il pilota di un elicottero fotografò 8 oggetti volanti non identificati che, a suo dire, erano talmente veloci che riuscì a scattare soltanto 2 foto prima che sparissero dalla sua visuale. Altri equipaggi di aerei civili e militari hanno raccontato analoghi fenomeni. Dunque la presenza di UFO in quella zona è accertata. Possibile che gli aerei e le persone scomparse siano state prelevate dagli UFO? Non abbiamo elementi per poter affermare una cosa simile, ma non ne abbiamo nemmeno per dire il contrario. I nativi Tlingit raccontano della presenza nella zona del triangolo di una potentissima e malvagia creatura mutaforma di nome Kushtaka, capace di attirare gli escursionisti e di ucciderli per divorarli. Ovviamente questa creatura, ammesso che esista, non potrebbe giustificare le scomparse degli aerei. Per spiegare le sparizioni si parla anche di spirali elettromagnetiche che interferirebbero con la strumentazione dei velivoli mandandoli in tilt. Pare che i satelliti in transito sopra il triangolo dell'Alaska subiscano improvvise e ingiustificate avarie. C'è anche la possibilità che nella zona in questione si aprano degli squarci su altre dimensioni che trasferiscono i mezzi meccanici e persone in un altro luogo nello spazio e nel tempo, così come dovrebbe forse accadere nel triangolo delle Bermuda. Passaggi che si aprono e chiudono a intervalli irregolari per ragioni a noi ignote. Va detto che l'Alaska è un enorme territorio molto difficile in cui sopravvivere è molto complicato. In inverno le temperature toccano anche i meno 25 gradi. Se una piccola parte delle sparizioni si può spiegare con il clima difficile o con l'intervento di grossi predatori come gli orsi, rimane una grossa fetta di sparizioni assolutamente inspiegabile. Come per il triangolo delle Bermuda, anche per il triangolo dell'Alaska la questione rimane aperta a qualunque interpretazione. Da quella naturale, anche se non spiegherebbe tutte le sparizioni, a quella paranormale o parascientifica, come Stargate e UFO. Una cosa è certa, le sparizioni sono reali e rimangono inspiegabili. Continuano a registrarsi anomalie alle strumentazioni di aerei e gli avvistamenti di UFO ci riportano ad una realtà che sfugge alla scienza.